Prova. Sembra funzionare. Ciao a tutti, ciao a tutte, questo è un video un po' diverso dal solito, sicuramente un video che interrompe il flusso di viaggi, il flusso di esperienze in moto che vi ho raccontato finora. La Namibia, che avventura, spero davvero che vi sia piaciuta. In molti mi avete chiesto, ma quando lo rifai? È possibile farlo insieme? Ci sto lavorando. Presto vi darò anche qualche indicazione su questo. Mi piacerebbe poterlo rendere un'esperienza mista. Per quanto devo essere sincera, l'esperienza in Namibia è stata da un certo punto di vista molto rilassante, anche perché eravamo tra donne, eravamo tra noi. Certo, le donne non sempre vanno d'accordo, anzi, però forse pesa meno quella paura del giudizio, quella paura di sbagliare, soprattutto quando si esce in moto. Tuttavia, la passione non ha genere, uomini, donne, non me ne importa, l'importante è stare in moto. A tal proposito, quest'anno vi comunicherò tutta una serie di iniziative che sono mirate a coinvolgere tutti voi, tutte voi, partendo dalla prima iniziativa che ho appena pubblicato sui miei canali social. Formerò un team tutto al femminile, composto da 3 donne, per partecipare alla mitica, che ormai ha superato i 17 anni, la Hard Alpi Tour Sanremo Sestriere ad inizio settembre. Oggi è la festa della donna. Quanto amo il profumo delle mimose. La mimosa nel 1946 è diventata fiore simbolo della giornata internazionale per le donne in Italia. L'idea di associare questo fiore a questa ricorrenza è stata di Teresa Mattei, esponente dell'Unione delle Donne Italiane, che scelse la mimosa perché fiorisce proprio in questo periodo. È un fiore economico, è un fiore accessibile a tutte. Quindi non sono qua a demonizzare la mimosa, regaliamo le mimose alle donne della nostra vita, ma facciamo tutto quello che è in nostro potere per lottare, per avere parità di compensi, parità salariale a parità di merito, non per qualche ragione legata al genere. Detto questo, ho lanciato sui miei canali, vi lascio anche qua sotto il link in descrizione, questo form che chiedo a tutte le motocicliste, che siate voi che mi state ascoltando adesso, oppure che siano le vostre amiche, le vostre compagne, le vostre fidanzate, le vostre figlie o le vostre parenti, chiunque voi conosciate, motocicliste che abbiano una buona intermedia capacità di andare in fuoristrada con una bicilindrica, che possono procurarsi un certificato medico per questa esperienza, che siano dotate dell'abbigliamento tecnico per affrontare questa avventura e che soprattutto abbiano spirito di squadra e voglia di sfidarsi, di affrontare qualsiasi imprevisto arriverà lungo la strada e di divertirsi. Fate mandare le candidature entro il 22 marzo. Il 28 marzo annuncerò le 2 motocicliste selezionate. La Sanremo Sestriere la punto da qualche anno, sono sempre stata in viaggio ogni volta che si faceva. Quest'anno finalmente la farò. La formula scelta è la formula Classic, 600 km, 24 ore per completarli, moltissimo fuoristrada, una notte passata a dormire qualche ora sotto le stelle in un campo improvvisato. Si parte da Sanremo, dalle acque blu del mare, per arrivare fino a degli inediti sterrati sulle Alpi a Sestriere. Non vedo l'ora di partire. Candidatevi il più possibile, così mi renderete davvero difficile la selezione. Bene, detto ciò, che futuro avrà questo canale? Qualcuno di voi ha visto che ho appena aperto un secondo canale in inglese dove pubblicherò tutto il viaggio che l'anno scorso ci ha portati dall'Italia, attraverso i Balcani, la Turchia, fino in Iran, Afghanistan e Centro Asia e rientro in Italia. Non è stato facile costruire questo canale, questa community fatta da tutti voi che mi seguite in questi ultimi 3 anni. Crescere su YouTube è veramente difficile e magari, se vorrete, farò un video dedicato ai dietro le quinte, agli aspetti più difficili di chi intraprende questa scelta. Ricominciare da capo non è facile, ma ho deciso di fare questo tentativo.
cosa succederà in questo canale italiano continuerà a esistere, continuerete a vedere contenuti di viaggio, ma anche altri contenuti legati al mondo motociclistico, ma forse in un'altra forma. Quest'estate, un altro annuncio che vi faccio, farò un viaggio alla scoperta dei luoghi più inesplorati del nostro paese, dell'Italia. Vorrei incontrarvi tutti, scrivetemi qua sotto nei commenti da dove mi state seguendo, dove vivete, perché sarebbe bello che ognuna di voi, ogni volta che sarò nelle vostre zone, mi portasse in giro a scoprire i tesori dei luoghi dove vivete. E su questo canale pubblicherò questo viaggio che ho davvero voglia di fare dopo 3-4 anni passati in Medio Oriente, in Centro Asia, dopo tutti questi anni in cui ho viaggiato in luoghi complessi, in luoghi difficili, molto lontani da tutto ciò che per me è familiare. Ho voglia di trascorrere del tempo nel nostro bellissimo paese. Per vivere una grandissima avventura non serve andare lontano, la possiamo trovare anche in un pomeriggio di una giornata girando con la nostra moto dietro casa. Avventura è dove noi puntiamo gli occhi. Per viverla non serve altro che sceglierci del tempo, dedicarcelo e partire. Nella seconda parte dell'anno ci sarà la possibilità di fare un viaggio in Nord Africa insieme a me. Non vedo l'ora di potervene parlare. Intanto fatemi sapere qua sotto nei commenti se avreste voglia di partire verso i deserti del Nord Africa per un'avventura all'insegna della passione per le nostre motociclette. E poi ci saranno altre iniziative, altri viaggi. Quest'estate tornerò anche in India, ma di tutto questo ve ne parlerò prossimamente. Basta, chiudo qui questo video molto breve. Mi raccomando, condividete l'iniziativa del team al femminile per l'AT Sanremo Sestriere con chiunque pensiate possa essere la motociclista che sto cercando. Iscrivetevi al canale, lasciatemi un mi piace, commentate qua sotto da dove mi seguite, dove vivete, se partireste per un viaggio in moto in Nord Africa, se verreste con me a correre la Sanremo Sestriere, questa avventura con una notte sotto le stelle che sarà indimenticabile. Buoni sogni e ci vediamo lungo la strada.